Ciao e benvenuto e benvenuta in una nuova video lezione su lingua italiana insieme. Questo è il primo video di una nuova serie dedicata al vocabolario italiano, allo sviluppo del lessico in italiano. Perché per il raggiungimento di un livello avanzato va benissimo ascoltare, leggere, studiare la grammatica, parlare, comunicare, scrivere, ma è anche importante prendersi dei momenti di sviluppo del vocabolario, perché quante volte capita anche a chi ha raggiunto la fluenza, cioè a chi riesce a parlare come un ruscello, come dico io, e non a cubetti di ghiaccio, io penso che forse questo è parlare a cubetti di ghiaccio. Vedi, la lingua esce fuori come se fossero piccoli cubetti di ghiaccio separati. Io penso che forse questa è fluidità, fluenza, cioè la lingua esce fuori come un piccolo ruscello di montagna. Anche a chi ha raggiunto la fluenza capita molto spesso di interrompersi perché manca la parola adatta per esprimere quella determinata sfumatura di significato. Capita anche a me con l'inglese. Ormai il mio inglese esce come un bel ruscello di montagna, però ci sono ancora dei casi in cui mi fermo perché non riesco a trovare la parola giusta per esprimere quella determinata sfumatura di significato. Anzi, non è che non riesco a trovare, non ho proprio quella parola. Per questo, quando ho tempo, mi dedico dei momenti di sviluppo attivo del vocabolario. Quindi, con questa nuova serie di video lezioni voglio proprio concentrarmi sull'analisi del vocabolario italiano, per avere nella nostra cassetta degli attrezzi linguistici quanti più strumenti possibili per fare cosa? Esprimere i nostri pensieri e comunicare. E le parole in tutto questo sono importanti, tanto quanto la grammatica. Se la grammatica crea la struttura, le parole riempiono questa struttura, danno un contenuto a questa struttura, con il loro significato. E dunque inauguriamo questa serie di video lezioni dedicate al vocabolario. Oggi voglio analizzare con te le espressioni italiane che contengono al loro interno la parola mano o mani. Analizzeremo insieme le espressioni più comuni della lingua italiana e apriremo anche delle piccole parentesi grammaticali per vedere l'uso all'interno della frase di queste determinate strutture. Quindi, bando alle ciance, 3, 2, 1, iniziamo e spostiamoci sulla nostra lavagna digitale. Iniziamo a studiare. Ciao e benvenuto e benvenuta in questa video lezione di vocabolario italiano in cui vedremo insieme le espressioni italiane che contengono le parole mano, singolare, la mano, e mani, le mani, plurale. L'obiettivo di questa nostra video lezione di vocabolario è, ascoltami bene, imparare e capire le principali espressioni idiomatiche italiane con la parola mano, mani, il loro significato e come usarle all'interno della frase. Vedremo in generale il significato di queste espressioni, ma lavoreremo anche sulla grammatica, e cioè su come queste espressioni sono utilizzate all'interno della frase, come si comportano all'interno della frase, qual è il loro ruolo grammaticale, ok? Vedi, la grammatica torna sempre, la grammatica è sempre presente. Prima di andare avanti e iniziare, ok, a lavorare sulla conoscenza di queste espressioni italiane, vorrei aprire una piccola parentesi con te e cercare di spiegarti, ok, che cosa significa espressione idiomatica, perché sentirai tantissimo queste due parole, espressione idiomatica. Troverai dei video su YouTube, espressioni idiomatiche popolari della lingua italiana. Quindi è importante capire che cosa questa espressione significhi, perché quando conosciamo il significato delle cose, siamo sempre 5 passi avanti nell'apprendimento di una lingua straniera. E dunque, un'espressione idiomatica, ascoltami bene, è un gruppo di parole, ok? Quindi parliamo di gruppo di parole che, messe insieme, hanno un significato diverso da quello letterale, per esempio, ok? E quindi prendiamo un'espressione della nostra lezione di oggi, e cioè dare una mano. Dare una mano, vedi, è un gruppo di parole, cioè un gruppo formato da 3 parole. Dare
una mano. 1, 2, 3. Letteralmente questa espressione non significa tagliarsi la mano, prenderla e darla a qualcuno, ok? Perché appunto il significato letterale dell'espressione è quello, ok? Questa è un'espressione idiomatica perché il suo significato non letterale è quello di aiutare. Dare una mano significa aiutare, ok? Quindi un'espressione idiomatica, gruppo di parole, non una sola parola, gruppo di parole che messe insieme hanno un significato diverso da quello letterale. E queste espressioni sono molto importanti perché fanno parte del modo in cui i madrelingua parlano ogni giorno. Ok? Per questo motivo conoscere queste espressioni è importante perché ti consente di parlare in modo più naturale, in modo più simile a quello dei madrelingua. Sicuramente anche nella tua madrelingua ci sono delle espressioni idiomatiche. Fatta questa importante parentesi, passiamo subito a vedere le nostre espressioni con la parola mano. E dunque iniziamo con le espressioni che contengono la parola al singolare. Come vedi, le ho inserite all'interno di una tabella divisa in 3 parti. Nella prima parte ho scritto l'espressione, ok? Quindi in questo caso dare una mano. Nella seconda parte ho scritto il significato di questa espressione. Nella terza parte ho inserito un esempio e quindi l'espressione all'interno di una frase. Iniziamo dalla prima, che abbiamo già visto, e cioè dare una mano. Dare una mano significa aiutare qualcuno. Mi dai una mano con i compiti? Con questa frase sto dicendo mi aiuti con i compiti? Quindi io posso utilizzare sia il verbo aiutare che l'espressione dare una mano. Come vedi, questa espressione è formata da un verbo e da un nome. Quindi, quando utilizziamo questa espressione, la utilizziamo come se fosse un normale verbo. E cosa significa questo? Significa che posso utilizzare questa espressione al presente. Mi dai una mano. Posso utilizzarla al passato. Mi davi una mano. Mi hai dato una mano. Posso utilizzarla al futuro. Posso utilizzarla al condizionale. Posso utilizzarla all'imperativo. Dammi una mano. Posso utilizzarla al congiuntivo. Credo che lui mi dia una mano. Vedi? Quindi è un verbo. E proprio come un normale verbo lo possiamo utilizzare in tutte le sue sfumature. La prima parte, dare, il verbo cambia in base al tempo e al modo verbale, la seconda rimane fissa, ok? Quindi quella parte lì di una mano non cambia, anche se cambia il tempo e il modo verbale. Lo stesso vale per la prossima espressione, avere la mano pesante. Avere la mano pesante in italiano significa essere severo o esagerare, ok? Esagerare nelle punizioni, esagerare nel giudizio. Il professore ha la mano pesante con i voti. Questa espressione significa che il professore è un po' severo con i voti, ok? Quindi ogni volta che corregge i compiti non dà proprio dei voti altissimi agli studenti. Avere la mano pesante può anche significare esagerare, perché qui abbiamo una differenza di significato. Da un lato significa essere severo, quindi possiamo dire anche che un genitore ha la mano pesante con i figli, nel senso che è severo nei confronti dei figli, oppure posso dire hai un po' la mano pesante con i tuoi pareri, con i tuoi giudizi, con i tuoi pensieri, e questo significa che sei un po' severo, ok? Con il significato di esagerare potrebbe essere ad esempio avere la mano pesante quando si disegna o quando si colora. Faccio un esempio, ok? Quindi se per esempio un bambino sta disegnando qualcosa e sta colorando qualcosa, magari ci sono bambini che colorano in modo leggero, ci sono altri bambini che invece colorano in modo pesante e arrivano quasi a fare un buco all'interno del foglio. Quindi in quel caso io posso dire mamma mia amore nei confronti del bambino, hai proprio la mano pesante quando disegni, no? Quando colori, ok? Quindi avere la mano pesante significa anche questo, esagerare manualmente con quello che si sta facendo. Posso dire che un dentista ha la mano pesante, quindi quando ci sono dentisti che sono molto leggeri, molto, molto delicati, ci sono invece dentisti che pam 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 hanno la mano pesante, nel senso che quando fanno il loro lavoro esagerano, no? Sono proprio presenti, si sentono, ok? Un estetista che fa la ceretta, ad esempio. Ci sono estetiste con la mano leggera e anche estetiste con la mano pesante. Quindi vedi, esagerare in quel senso.
sia a livello di severità, per esempio un professore con i voti, un genitore con i figli, nell'educazione dei figli, ma anche nel senso di esagerazione. Cioè la mano è pesante, proprio pesante, forte, in quello che fa fisicamente e manualmente, ok? Anche in questo caso l'espressione si comporta come un verbo normale. Hai la mano pesante, avevi la mano pesante, credo che tu abbia la mano pesante, eccetera, eccetera, eccetera. Prossima espressione, avere la mano lesta. Avere la mano lesta, lesta vuol dire veloce, è un aggettivo sinonimo di veloce, significa muoversi con rapidità, spesso nel senso di rubare o agire troppo in fretta. Di solito in italiano, quando diciamo che qualcuno ha la mano lesta, stiamo dicendo che questa persona ha l'abitudine di, vedi questa espressione, questo gesto, scusami, con le mani? Questo è il gesto che significa rubare, ok? Quindi quando fai così, in italiano significa rubare. Quindi avere la mano lesta è un'espressione collegata spesso al mondo del denaro. Attenzione a quella persona perché ha la mano lesta. E se dico una cosa del genere sto dicendo che quella persona ha l'abitudine di rubare, ok? Ci possono essere anche casi che non riguardano il denaro, quindi per esempio immagino c'è una grande pizza al centro del tavolo, arriva uno dei membri della famiglia che prende subito una fetta di pizza e io posso dire: "Ah, che mano lesta", no, che mano veloce, nel senso hai agito con rapidità, hai agito velocemente, hai rubato, non rubato in questo caso, ma hai preso velocemente un pezzo di pizza. Ma in generale questa espressione è legata al mondo del denaro. Dire che una persona ha la mano lesta significa dire che questa persona ha l'abitudine di rubare. Quando ci sono i soldi, la mano diventa lesta, veloce e prende tutto. Anche questa espressione si comporta come un verbo normale. Hai la mano lesta, avevi la mano lesta, eccetera, eccetera. La prima parte cambia tempo e modo, la seconda rimane invariata, mi raccomando, sempre al singolare. Altra espressione, fare a mano, fare qualcosa a mano. Fare qualcosa a mano significa fare con le mani, creare con le mani, senza l'utilizzo di macchinari. Quindi io posso dire questa pasta all'uovo è fatta a mano. Questo vestito è fatto a mano, cioè è cucito a mano da un sarto. Questo vaso di ceramica è fatto a mano e non creato da un macchinario. La pasta fatta a mano, quindi creata dalle mani di una persona, non dal macchinario, eccetera, eccetera, eccetera. Anche questa espressione si comporta come un verbo normale. Io faccio a mano, io ho fatto a mano, tu hai fatto a mano, loro facevano a mano, eccetera, eccetera. Tutti i tempi e tutti i modi e tutte le persone soprattutto. Ok? Bene, vediamo adesso le altre espressioni che contengono la parola mano in italiano. La prima espressione è giocare una mano a carte. Che cosa significa questa espressione? Significa fare un turno a carte, il gioco delle carte, no? Quindi per esempio abbiamo le carte di poker in italiano o abbiamo le carte napoletane. Quindi io posso dire facciamo una mano a carte, cioè giochiamo a carte ma facciamo un turno. Quindi io posso dire oggi abbiamo fatto una mano a carte o abbiamo fatto 2 mani a carte, quindi questa espressione si utilizza anche al plurale. Se invece di un turno stiamo parlando di 2 turni. Giochiamo 2 mani a carte. Giochiamo una mano a carte. Ok? Quindi mano nel contesto del gioco delle carte significa turno, ok? Una partita, anche se in realtà una partita può contenere più di un turno di carte, ok? Prendiamo per esempio il gioco del poker o prendiamo il gioco del burraco con le carte di poker o i giochi con le carte napoletane, quindi per esempio la briscola, la scopa, lo scopone, sono tutti giochi di carte. Io posso dire facciamo una mano a scopa, cioè giochiamo un turno del gioco delle carte con le carte napoletane, gioco che si chiama scopa, ok? Quindi quando è al singolare, quindi è un turno, noi utilizziamo la parola al singolare, facciamo una mano a carte. Se invece è plurale, utilizziamo la parola al plurale, facciamo 2 mani a carte, va bene? Anche in questo caso abbiamo la prima parte che contiene il verbo, che tu puoi utilizzare in tutti i modi e tempi verbali. Giochiamo una mano a carte, abbiamo giocato una mano a carte, giocheremo una mano a carte, eccetera, eccetera. La seconda parte invece diventa o singolare o plurale
in base al numero dei turni. L'ultima parte a carte rimane invariata, quindi non si tocca. Ok? Prossima espressione con la parola mano. Dare una mano di vernice. Ok? Dare una mano di vernice. Oppure dare una mano di colore. Dare una mano di pittura. Ok? Quindi questa espressione significa aggiungere uno strato di pittura. Quindi immagina io sto restaurando casa e devo cambiare il colore dei muri di casa mia, ok? Allora io posso dire: diamo una mano di vernice verde a questa stanza, o diamo un'altra mano di pittura al corridoio perché mi sembra molto chiaro, o diamo ancora una mano di colore verde a questo muro, ok? Quindi riguarda il mondo della pitturazione. Potrebbe essere anche nella pittura, cioè nella pittura artistica. Dai una mano di verde a questo quadro, secondo me ci sta proprio bene. In generale il significato è quello di aggiungere o mettere uno strato di colore da qualche parte. Potrebbe essere anche con il trucco, per esempio. Metti una mano di verde sugli occhi, secondo me ti sta bene. Vedi? Oppure mettiamo una mano di rosso sulle labbra. Vedi? Questa espressione riguarda il mondo del colore, quindi proprio l'attività, l'azione fisica di colorare qualcosa utilizzando la pittura, la vernice, il colore, il trucco, i colori ad olio, i colori a pastello, qualsiasi cosa, ok? Però riguarda l'azione di colorare, e colorare sappiamo si può fare in tanti contesti. Va bene? In questa espressione anche la prima parte può cambiare tempo e modo. Diamo una mano di vernice, abbiamo dato una mano di vernice, date voi una mano di vernice, eccetera. La seconda parte può essere singolare o plurale, perché io posso dire: nella mia stanza bisogna dare 2 mani di vernice, ok? Cioè sto dicendo che bisogna pitturare 2 volte, quindi mettere il primo strato di pittura e poi mettere il secondo strato di pittura, perché voglio che il colore sia più intenso, ok? Quindi anche in questo caso abbiamo una trasformazione, plurale o singolare. La restante parte della frase rimane invariata, non cambia, non si tocca, ok? Prossima espressione: avere la mano ferma. Avere una mano ferma significa essere preciso, essere sicuro nei movimenti, ma anche nelle azioni. Quindi, per esempio, movimenti, io posso dire: ha la mano ferma quando disegna, no? È molto brava quando disegna, ha la mano ferma. O di nuovo un dentista, mamma mia, questo dentista ha la mano ferma, cioè è preciso, ok? Sicuro nei suoi movimenti. O un chirurgo ha la mano ferma. Ma avere la mano ferma significa anche essere sicuro, risoluto o risoluta nelle proprie azioni, no? Avere la mano ferma significa anche quando una persona prende una decisione, difficilmente cambia idea, no? Possiamo dire di una persona che è molto coerente, quando dice sì o quando dice no, possiamo dire: mamma mia, quella persona ha la mano ferma, cioè se dice sì è sì, se dice no è no, è risoluto o risoluta in quello che fa. Ok? Quindi avere la mano ferma riguarda la capacità di essere precisi quando si fa qualcosa con le mani, ok? Quindi qualsiasi cosa, ma riguarda anche un atteggiamento, e si dice di solito delle persone risolute, cioè di quelle persone che con fermezza, con decisione dicono sì e no. Se è sì è sì, se è no è no. Questo significa avere la mano ferma anche, ok? Per questa espressione il verbo cambia tempo e modo. La seconda parte, la mano ferma, non cambia, rimane sempre al singolare. Prossima espressione: giocarsi la mano. Verbo riflessivo, e quindi si comporta come un verbo riflessivo. Nella mia piattaforma Lernilango troverai delle video lezioni sui verbi riflessivi, perché i verbi riflessivi si comportano in un modo particolare della lingua italiana. Se ancora non hai studiato o approfondito a livello avanzato questo argomento, ti invito a guardare questa serie di lezioni sui verbi riflessivi. Giocarsi la mano significa fare una scommessa importante o rischiare molto. Immagina per esempio che una persona deve fare, un tuo amico, una tua amica deve fare un esame importante per prendere la patente, ok? Quindi vediamo questo. Quindi Sara, la nostra amica, deve fare l'esame per prendere la patente. Io in quel caso posso dire: mi gioco la mano che riuscirà
a prendere la patente. Scommetto che riuscirà a prendere la patente. Sono così sicura che Sara, la mia amica, riuscirà a prendere la patente che scommetto la mia mano, cioè mi gioco la mia mano. Sai, quando si gioca a carte o quando si fa un qualsiasi gioco e si gioca con dei premi, si scommettono dei soldi, si scommettono delle cose. Quindi in questa scommessa io metto al centro la mia mano e dico scommetto la mia mano perché tanto so che vincerò, ok? Quindi letteralmente significa questo. Giocarsi la mano significa scommettere qualcosa quando si è certi di vincere questa scommessa. Mi gioco la mano che il mio studente riuscirà a prendere la certificazione C1 C2. Sono così sicura che questo studente riuscirà a prendere la certificazione che io scommetto la mia mano. In questa espressione il verbo cambia tempo e modo ed è un verbo riflessivo, quindi valgono tutte le regole di comportamento di questa specifica categoria di verbi italiani. La seconda parte invece rimane invariata, non cambia, sempre singolare. Mi gioco la mano che hai capito questa espressione. Cosa significa? Significa che sono sicura che tu hai capito questa espressione e quindi sono così sicura che posso scommettere la mia mano, posso giocarmi la mia mano, perché tanto so che non la perderò e la mia mano tornerà a me. Quindi queste sono le espressioni italiane più comuni che contengono la parola mano al singolare. Adesso vedremo le espressioni con la parola mani, però questo ha un contenuto riservato solo agli abbonati e alle abbonate alla piattaforma di Lernilango. Quindi per guardare la versione completa di questo video ti invito ad andare sul sito lernilango.com, ti invito a cliccare sulla sezione piattaforma per avere maggiori informazioni sull'abbonamento. Con un minimo investimento di denaro mensile puoi accedere a un'ampissima offerta formativa per creare in modo autonomo il tuo metodo di studio e raggiungere un livello avanzato di italiano. Per guardare dunque la seconda parte di questo video ti aspetto sulla mia piattaforma Lernilango. Bene, che dire più? Grazie per il tuo ascolto, grazie per essere arrivato e arrivata fino a qui. Noi ci sentiamo con nuovi contenuti per navigare insieme in questo bellissimo mondo dell'apprendimento della lingua italiana. Ti aspetto sulla piattaforma, vedrai, non te ne pentirai. Grazie e alla prossima.